Cupra Born è la protagonista di uno dei nostri ultimi test drive in collaborazione con gli amici di Cupra Amicar Bari. Dopo averla testata in lungo e in largo per quanto riguarda la sua dinamica di guida, le sue caratteristiche estetiche e di grande versatilità, abbiamo deciso di focalizzarci in questo specifico video su quelle che sono le sue capacità di auto elettrica, quindi autonomia, tempi di ricarica, ma anche qualche suo dato e le modalità di guida. Quindi scopriamo subito di cosa si tratta. Beh, stiamo parlando di un'auto costruita sulla piattaforma MEB modulare elettrica, quindi dedicata alle auto elettriche, grande versatilità, pacco batterie montato sul pianale in due configurazioni. Abbiamo 58 o 77 kWh di capacità. La trazione è posteriore, il motore elettrico da 150 kW equivalenti a 204 cavalli è sempre montato sull'asse posteriore con una grande praticità all'interno, perché infatti pensate un po', l'auto ha un passo di 2,77 m senza tunnel centrale perché non c'è una trasmissione, che permette un enorme comfort all'interno. Ma prima di capire quanto consuma questa vettura ad emissioni zero di CO2 è il caso di fare qualche premessa. Infatti l'auto l'abbiamo guidata quasi sempre in due persone, con il baule a medio carico, quindi non da viaggio ma comunque non vuoto, e con delle temperature tra i 15 e i 20 gradi circa. Infatti in questo momento la primavera in Puglia è semplicemente un paradiso, finestrini aperti, spesso aria condizionata sui 20 gradi, 18-20 gradi al minimo all'interno della vettura. In modalità di guida praticamente sempre comfort o range. Le modalità di guida, anzi i drive profiles di questa Cupra sono 4 in questo caso. Abbiamo range, che dona la massima autonomia, comfort, lo dice la parola stessa, performance, che è quella più sportiva, e individual, dove si possono settare la risposta di motore, sterzo o anche di aria condizionata, e cruise control adattivo. Un'altra premessa necessaria da fare è quella delle sue scarpette, dei suoi pneumatici. Infatti monta sia anteriormente che posteriormente dei Bridgestone Turanza Eco 219/50 R19. Peso a vuoto da libretto 1736 kg per un utilizzo medio. Infatti ci siamo spostati dalla città all'extraurbano per raggiungere altri paesi nell'Interland, quindi tutto sommato più o meno 500 km di test medio. Ma ora è arrivato il momento di scoprire effettivamente quelle che sono le sue caratteristiche e quelli che sono i suoi dati registrati nel nostro test di vita quotidiana a livello di autonomia e a livello di ricarica. Partiamo da consumi e autonomia. Noi abbiamo registrato circa 14 kWh su 100 km nel misto, con un'autonomia che è dichiarata dalla casa per questa Cupra Born con 58 kWh di batteria e 204 cavalli è di 420 km. 420 km che nel nostro test sono calati a circa 380-390 nella vita quotidiana. Un'autonomia a cui non è impossibile avvicinarsi. Chiaramente questo dato cala se siamo in autostrada con aria condizionata o con delle temperature estreme, quindi estremamente fredde o estremamente calde. Sicuramente un trucchetto è quello di inserire la modalità B, quindi sul selettore del cambio automatico monomarcia. Sicuramente sarà utile inserire B invece che drive per avere la frenata rigenerativa. In questa modalità abbiamo più o meno una funzionalità one pedal che ci permette di non usare il freno per decelerare, ma semplicemente alzare il piede dall'acceleratore. L'auto rallenterà non fino allo zero ma fino a circa 6 km/h. Tema importantissimo è ovviamente la ricarica con tempi e caratteristiche di velocità. Beh, sono tre le modalità in cui poter ricaricare la Cupra Born. In primis 2.3 kW ricarica domestica tramite l'asciugo, poi abbiamo la 11 kW con il cavo per la wallbox domestica o la colonnina stradale, e infine corrente continua CCS2 combo con un picco di 135 kW. I tempi di ricarica si attestano tra le 6 e le 7 ore e mezza in corrente alternata e scendono per passare dal 5 all'80% sotto i 40 minuti in corrente continua. Nel nostro test, ricaricando questa Cupra Born ad una colonnina pubblica NLX Way, siamo passati dal 20 all'86% in 3 ore e 24 minuti, ricaricando il pacco batterie di 38,18 kWh e aumentando la nostra autonomia, ma chiaramente questo è un dato che cambia a seconda delle condizioni in cui guidate, alle condizioni climatiche, da 85 km di autonomia fino ad oltre 390.
Questi quindi erano i dati relativi alla Cupra Born che abbiamo provato per voi insieme agli amici di Cupra Amicar Bari. Chiaramente dei dati che si attestano tra i 380 e i 420 km di autonomia con una sola carica, ma se l'utilizzo è quello esclusivamente cittadino, sono destinati inevitabilmente ad aumentare, soprattutto se 1. avete il piede di fata, 2. utilizzate le modalità di guida B e range insieme, e 3. se le condizioni climatiche non sono estreme e quindi lo permetteranno. Un'autonomia che nella variante con il pacco batterie da 77 kWh aumenta in utilizzo urbano fino a 550 km di autonomia. Ora però vogliamo sapere da voi qui sotto nei commenti i vostri pensieri. Se questo video vi è piaciuto, vi ha aiutato nella scelta della vostra auto 100% elettrica, lasciateci un bel like. E come fare per restare aggiornati su tutti i nostri prossimi contenuti? Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche e inoltre seguiteci su tutte le piattaforme social che vi possano venire in mente, e sul nostro sito web trovarci è semplicissimo, vi basterà cercare wedrive.tv. Ora però io vado a scollegarla perché la stiamo caricando un po' troppo, e 58 centesimi per kilowattora senza abbonamento con la tariffa consumo non sono esattamente economici, ma fidatevi che con un abbonamento, e a maggior ragione se avete una villa con il pannello fotovoltaico, le spese saranno vicinissime allo zero per ricaricare al 100% un'auto elettrica come la Cupra Born.